E allora, stavo dicendo che è la prima volta che viene qui nel 2025 e insomma spero anche non l'ultima. No, No? insomma, pensavo, e spero anche l'ultima. No. No, non l'ultima. Non l'ultima, no, assolutamente no. Buonasera Tantillo, bentornata a casa mia. Ma grazie Coccia. Bentornata, grazie. siamo nel 2025. Là là. Io ti vedo dalla telecamera perché come sempre sei di spalle, sei maleducata. Sì, ma se mi lasci sempre qui sì. in anticamera. Però per fortuna questa volta riesco a vederti dal monitor della telecamera. Beato te, io ho tolto gli occhiali, non vedo niente. Io tra parentesi poi devo dire una cosa in merito agli occhiali. Vabbè, comunque prima di iniziare questo piccolo spettacolino, Sì. le raccomandazioni di rito, iscrivetevi al canale, condividete questo video se vi fa piacere e attivate la campanella per essere sempre aggiornati ogni qualvolta uscirà un contenuto nuovo, mio o nostro, insomma. E allora, stavo dicendo che è la prima volta che viene qui nel 2025 e insomma spero anche non l'ultima. No, insomma, pensavo, e spero anche l'ultima. No, non l'ultima. Non l'ultima, no, assolutamente no. E ci siamo appena mangiati dei cos'è che abbiamo mangiato? Tortelli alla tortelli crema. alla crema gentilmente offerti da Francesco Barbieri, che Esatto. è un nostro seguace, e quindi ciao Francesco. E a proposito E di non Francesco, solo. esatto, e a proposito di Francesco vorremmo approfittare di queste telecamere, di questo microfono, di queste voci, di questo tutto, per ringraziarlo nuovamente per la serata che abbiamo fatto recentemente presso Villa Casnati, un ricordo meraviglioso. Serata fantastica. Sì, 7 dicembre. 7 dicembre, quindi neanche tantissimo tempo fa, anche se sembra passato un secolo, perché le cose belle volano via Ma veramente. come pensieri, mentre quelle brutte rimangono lì incise nella pietra, insomma. Invece questa volta è stato talmente bello che già la sera dopo sembrava 2000 anni che l'avessimo fatta la cosa. Sì. Però è stata veramente coinvolgente, ci sono state parecchie persone che sono venute ad applaudirci. Sì. E Francesco si è fatto in 4000 per farci, È vero. per farci realizzare questa serata bellissima. Insomma, ha parlato con tutti quelli che erano quelli della giunta comunale, il sindaco, eccetera, per avere l'assessore alla cultura, per avere questa villa che non è che tutti i giorni la aprono per dei cantanti o dei poeti. Quindi noi siamo assolutamente orgogliosi di questa cosa e ci fa veramente tantissimo piacere. Quindi grazie Francesco per quella volta e un grazie più spiccio, anche se spiccio non è, per i tortelli. Per questi tortelli, insomma, buonissimi, che noi abbiamo ovviamente abbinato al prosecco, solo che io sto a casa e anche se mi sbronzo vado a letto. Vabbè. Tantillo deve tornare a casa. Qui potresti anche sorvolare. Esatto. E quindi allora siamo qui allora nel frattempo Tantillo sono successe tante cose. Sì? Una di quelle è che ho dovuto mettere gli occhiali per vedere da vicino. Guardate in pochi mesi quante cose cambiano. E tra l'altro con la cordicella, vedete qui c'ho la cordicella, da pensionato. quindi è da pensionato, da Umarella, come tipo, aspetta, questo qui, quello lì. Sì. Quello è quel signore lì. Questo signore qui io ce l'ho sul pianoforte perché ho anticipato la mia vecchiaia, vedete, questo è l'Umarell, quello che sta davanti ai cantieri, vero Francesco Barbieri, che adesso lui è in pensione e si mette anche lui davanti ai cantieri, e per cui ecco, cordicella, occhiali per vederci da vicino, insomma. È un mese che non ci vediamo, io sono ciecato, tu sei più pazza di prima. Io ho tolti gli occhiali perché non vedo niente. Tu li hai tolti perché adesso sei messa peggio di me. Sì. E quindi insomma guarda in un mese quante cose sono successe. Ha passato bene le vacanze natalizie? Discretamente sì. Non mi posso lamentare. Mi fa piacere. Io tra l'altro il giorno di Natale sono anche passato a casa Tantillo. Sì, ha fatto un ride. Ho fatto un ride, mosche e zanzare. Sì. Ho fatto un ride per mangiare il panettone, per bere. Ma chi è questo signore qui? Infatti tutti hanno detto: ma chi è questo? Il postino? Poi hanno detto: no, l'amante. A Natale anche no, per cui sì, infatti qualcuno ha pensato che avessimo una tresca, io e la Tantillo. Però anche se dovesse un giorno ma siamo troppo amici, non potrebbe neanche succedere. No, ma poi io non sono il suo tipo e dobbiamo chiarirlo subito. Va bene, allora, bando alle ciance alle bande.
e direi di cominciare anche a fare qualche cosa che ci riguarda, insomma. È una cosa improvvisata, ragazzi, quindi nessuno si è programmato niente, anche perché la Tantillo è appena smontato dal suo turno di lavoro, quindi Mamma mia. non c'era neanche tempo per pensare alla serata, però abbiamo acceso i nostri attrezzi del mestiere e vediamo che salta fuori. Io la farei cominciare con un duo di poesie, almeno un paio. Sì, avevi citato una che avevi da poco presentato in mia presenza in una domenica mattina. Dico bene? Ah sì? Sì. Quando? Dove? Con chi? Devo fare nome e cognome? No, non ricordo niente. Ne abbiamo appena parlato. Ma quando? Quando sono venuta la domenica, cioè la Tantillo mi invita alla domenica mattina ad accompagnarla al pianoforte in un posto meraviglioso. Ah sì, ma non me la ricordo, ti ho detto, non so qual è. Pensavo l'avessi ripescata. No, non ho idea di quale sia. Cronaca pura, la domenica mattina c'è la gente che o va a messa o va ai mercatini o va insomma a fare quello che deve fare, e io devo caricarmi il pianoforte in spalla come diceva Venditti, e andare ad accompagnare la Tantillo in una libreria alle 10 del mattino. Quindi però io ti ho portato in macchina fin davanti alla libreria. Tu mi hai portato in macchina fino alla libreria. Quindi sta faticata. Questo servizio non ce l'avrò mai più nella mia vita. Ecco. E vabbè, dai, se non sei riuscita a trovare quella poesia, comunque dai, ne troverai sicuramente un'altra. Tra l'altro facciamo un pochino di pubblicità alla Tantillo, da poco è uscito il suo libro, sì. Passamelo così lo faccio vedere alla telecamera. No, perché c'ho i diti dentro per tenere il segno. Dopo ve lo farà vedere lei. Comunque, come si intitola, come si acquista, chi è il tuo editore? Allora, Banalità, editore Apollo Edizioni di Bisignano, provincia di Cosenza, con una strepitosa prefazione di Isabella Teresa Kocka, e qui ho detto tutto. Sì. La copertina, signore e signore, la copertina favolosa di Amelia Fratello, un dipinto eccezionale, esatto. che io poi ho nominato Stati d'animo. Quindi è un libro che contiene anche un'opera d'arte. Sì. Confermo. Quindi un motivo in più, costa soltanto 13 euro, quindi per 200 e rotti pagine mi sembra un prezzo più che politico. Un prezzo sì, più che conveniente. È completamente patinato, e pagine lisce, come lei, no? Pagine lissie. È patinato come lei, no? Patinato, sì. E c'è anche la foto del mio faccione in quarta di copertina. Ci sono anch'io nella sua. Sì, l'ho citata. C'è una citazione al Coccia. Sì, ho citato anche il Coccia, e quindi perché non averlo nelle vostre librerie? Così come nel caso vi faccia piacere potrete contattarmi insomma su YouTube, sui social, perché sono anche sui social, su TikTok, Instagram e Facebook ovviamente, per avere i residui, quelli che rimangono dei dischi miei, e per la precisione c'è il disco Santi Disfatti e poi Tre quarti d'amor. Ovviamente, ma ve l'abbiamo detto in più salse, stiamo preparando io la Tantillo con la mia vecchia produzione, recente produzione, il nuovo lavoro discografico che vedrà la luce quando si potrà vederla questa luce, perché quando accenderanno la luce. Per il momento siamo veramente un po' parcheggiati, ma non per problemi nostri. E va bene, dai, abbiamo parlato come al solito troppo, allora io partirei con 2 poesie. Vado. Prego. Resto accesa in questa piccola ora, come un lampione di strada. Resisto alla notte e al suo calare sui tetti, sulle strade, sulle cose che vanno via senza rumore. Faccio l'appello degli assenti e aggiungo altri sbagli come gioielli di una corona che non porterò. Resto accesa in questa notte scura come faro per i naviganti, come ancora per chi troverò davanti, per me che mi perdo spesso nelle strade che più conosco. Resto accesa e non cedo all'oblio del sonno, al sollievo delle lenzuola. Resto e conto ogni breve ora in questa parentesi dove trovo ancora tutte le tessere del mio disegno e mi ricompongo ogni notte
un po' diversa, ma mai troppo nuova. Bellissima, compliment. Sì, effettivamente, Sì, molto bella. devo dire. E poi leggerò questa, che era, insomma, ero indecisa, ma ormai ho aperto la pagina. Sì. C'è sempre un qualcosa che non va. È come un pozzo in mezzo al petto. Per quanto dica, faccia e scriva, mi sento cadere giù nel fondo freddo e umido, acque reflue sotterranee, lisce e cupe, dove scivolo inconsciamente. C'è sempre questo senso di precarietà, come un treno che sfreccia fuori binario, disequilibrio di intenti, gesti a vuoto, corse controvento a inghiottire nuvole, bilance per sensi di colpa un tanto al chilo, e correre via senza spostarsi mai. Bella, ha fatto un applauso virtuale grazie. alla Tanti, fatto un applausone virtuale. Grazie. Mi è venuta in mente una cosa, adesso canterò poi la mia canzone, però è una cosa che, pensa, ti stavo dicendo prima, no? Dopo te lo devo dire quando finiamo la diretta, ti ricordi che ti ho detto? E invece la dico a beneficio di telecamera, così adesso lo sanno veramente, lo sapranno insomma veramente tutti o chi ci segue. Allora, quando mi capita di accompagnare la Tantillo al pianoforte, a volte sono musiche insomma già pensate, no? Quando devo accompagnarla dico ok, in questa poesia suonerò questa melodia, in quest'altra ancora. Poi succedono invece delle situazioni dove invece improvviso. Adesso era l'esempio, quando Robby ha appena letto, perché non ci eravamo preparati niente. Però mi è capitato proprio nella giornata nella quale mi ha svegliato prestissimo la mattina per andare lì ecco. Alla presentazione del mio libro, esatto, cioè non era una domenica qualsiasi. Sì, no, certo, ci mancherebbe. Quando ha presentato il suo libro in quella famosa domenica mattina, io la accompagnavo e suonavo delle note, insomma. E mi sono talmente piaciute che poi sono diventata una canzone, che è l'11ª canzone del mio disco. Cioè ti ho ispirato? Sì, ma spesso succede sta cosa. A volte praticamente a metà del disco nuovo è grazie alla Tantillo, perché ogni volta metto le mani sul pianoforte, però quell'accordo lì mi piace, quella melodia mi piace, poi vado a casa e ci scrivo poi il testo sopra, insomma. E hai quindi, capito? Adesso ti ho svelato un segreto davanti a tutti, insomma, quindi anche questo è merito mio, bene. Anche bene. questo è merito suo, esattamente. Allora, poi stavo riflettendo invece su una seconda cosa, cioè che in fin dei conti, quando siamo qui a fare il nostro spettacolo, almeno per quanto mi riguarda, le mie canzoni che presento sono tutte canzoni, le presento tutte così come sono nate, scritte davanti a questo pianoforte o a un altro pianoforte, comunque così come in quel momento le stavo partorendo, ecco. Quindi se volete, questa è una cosa alla quale non avevo mai pensato, però è curiosa, perché poi uno sente il disco già fatto, no? Confezionato, tutti gli strumenti appresso, il pianoforte, però poi nessuno, vabbè che non sono nessuno neanche perché possa ricevere queste richieste, però poi nessuno mi dice ma come sono nate, no? Sono nate così, proprio come ve le presento qui con Roberta, quindi è curiosa anche sta cosa, no? È la sintonia. Esatto. E a proposito di canzoni, come nascono, come non nascono, io prima vi ho fatto vedere l'Umarell, quell'omino al cantiere, e c'era un pezzo di Fabio Concato che aveva più o meno questo ingresso pianistico. Erano altre note ovviamente, però mi è piaciuto tantissimo, e siccome la mia pianista, la mia produttrice è pianista di Fabio Concato, gli ho mandato giù un provino di una canzone e gli ho detto Ornella deve diventare sulla falsariga dell'Umarell di Fabio Concato. Lei mi ha detto sì, ma non puoi copiare, ma infatti non copiavo, però mi piaceva questa aria, no? Tutta sincopata, ecco, quindi ho provato a scrivere anche una canzone che si intitola Senza trucco questo amor.
Lei sedeva fuori dal campino, bianco e bianco era anche il trucco mio. La sua lacrima di ghiaccio argento tratteggiata non scendeva mai. Lei leggera come un'ombra si lanciò dalla corolla e scese giù. Prima di toccare terra un nastro rosso stretto al piede si legò. La nostra vita, genio e follia, nomade filosofia. Io più buffo di me stesso presi un po' coraggio e glielo confessai, che il mio amor per lei sbocciò tra i solidi picchetti che io assicurai. La nostra vita, genio e follia, malinconia di colore. Bianco, rosso, giallo il trucco, senza trucco questo amor. Un via vai divise voci, testimoni, spettatori del bene che fu. Dal baule dei ricordi, un vestito un po' retro, un mantello luccicoso, scarpe rosse come fuoco che nonno calzò. Prima di lanciarmi dal trapezzo io lanciai i miei baci su di lei. Prima di legarmi ai nastri rossi lei legò il suo cuore insieme al mio. Io senza trucchi ti porterò sopra quel filo d'amore. Quella notte dopo la tempesta io contavo i danni che lasciò. Lei sedette accanto al mio dolore con un fil di voce bisbigliò. Non disperare, non è un cliché, la nostra vita è così. Bianco, rosso, giallo il trucco, senza trucco questo amor. Un via vai divise voci, testimoni, spettatori del bene che fu. Dal baule dei ricordi, un vestito un po' retro, un mantello luccicoso, scarpe rosse come fuoco che nonno calzò. Che bella. Sì, questa è sempre... Questa è dedicata ai miei amici Sterza del circo Giusto, Sterza, è vero. quindi a Liliano Sterza e a tutta la sua famiglia, insomma. Bravissimi. Grazie. Bene, quindi cosa ci ripropone? Facciamo ancora un paio di poesie, una canzone sì. e ce ne andiamo a mangiare quel che resta. Quel che resta. Sì. Allora, leggerò prima questa che è più breve, poi l'altra. Sì. Scavalcare il dosso del dolore è impresa per titani, eroi, folli o bambini. Io resto qui a livello del suolo, coperta dall'ombra, a rinsecchire come bozzolo di baco. Breve, ma intensa, sì, e forte. E questa invece è una poesia dedicata ai poeti. I poeti lo sanno, la melanconia ce la andiamo a cercare. Conosciamo a memoria tutte le strade. Scegliamo con chirurgica precisione solo chi ci darà ansia da prestazione. I poeti lo sanno, per cantare il dolore, la mancanza, il danno, serve cercare chi ce lo offre senza affanno. A chi servirebbe un amore semplice dove chi ama è riamato, è soddisfatto, è complice? I poeti lo sanno. Per scrivere liriche d'effetto serve frequentare chi non conosce affetto e innamorarsene.
Molto bella, mi è piaciuta Grazie, tanto e mi ha sì. ispirato anche questo giro che diventa un'altra Carino canzone. questo, infatti pensavo fosse l'incipit di un brano Ma chissà, nuovo, ma potrebbe chissà, essere. può darsi. Adesso mi fermerò a 11, però insomma si può scrivere ancora di più e poi vedere dove si va a parare, insomma. E i poeti hanno questa capacità, io l'ho detto fino allo svenimento, no? Di scrivere in poche parole tutto quello che la vita riguarda loro. E invece i musicisti ci mettono un po' di più perché hanno la musica, hanno il canto, hanno la ritmica, hanno le armonie, hanno un sacco di cose. E beh, insomma, io ho dovuto mettere insieme tutto questo papocchio di ingredienti per raccontare una storia che tanto tempo fa vissi in una meravigliosa isola italiana, per la precisione la Sicilia. E ricordo che quell'estate scrissi questa canzone perché c'era un vento bollente che ti bruciava proprio, ti bruciava dentro la pelle, cioè dentro e poi fuori, sulla pelle proprio. E c'era proprio la non voglia di fare, perché era impossibile solo alzarsi dal divano e fare qualsiasi gesto, perché si cadeva come dei salami, era veramente caldissimo. E ricordo queste immagini mute di questi paesaggi che non si spostavano. E quindi questi venti del sud sembravano quasi ipnotizzare questo meraviglioso paesaggio. Giunsero i suoni dei venti del sud, l'aria annientò la follia, tutto si perse, il ricordo sbiadì, come un discorso a metà. Tolsi lo sguardo dal quadro che tu dipingesti per me. Giunsero i suoni dei venti del sud, l'arida terra chiamò, dolci profumi di mandorlo e fiori, aspro sapore dei gessi. Io ti fissavo se stavi con te, dietro una vecchia finestra. Il sole assale, vecchie case, masserie, stanco il tuo corpo dipinto in un bianco chiffon. Vento che spira da sud, tra i capelli e i cappelli. Echi di venti da sud su una terra promessa e promesse lasciate a metà. Giunsero i suoni dai venti del sud, la meridiana segnò l'ora più calda e il finire coprì quel tuo dolcissimo canto, aspro sapore del sale leccai sulla tua spalla scoperta. Stanchi pomeriggi, silenziose ferrovie, notti di aromi e toscani fumati a metà. Vento che spira da sud, tra i capelli e i cappelli, e che sprona una prua. Echi di venti da sud, su una terra promessa e promessi lasciate a metà. Giunsero i suoni dei venti del sud, l'arida terra chiamò,
Io ti fissavo se stavi con te dietro una vecchia finestra. Che bello, mi sono Grazie. sentita, mi sono vista a Bagheria nella Sì. casa dei miei parenti. La Sicilia ha questi scorci meravigliosi, ma anche questo clima che per chi non è abituato, insomma, è veramente difficile. Però, insomma, è una meraviglia che... Assolutamente, ma una meraviglia Sì, totale di una persone, meraviglia totale di cibo, ma di, anche sì, esatto, stavo di dicendo, colori, di di terra, profumi. Sì, quindi un saluto a tutta la Sicilia, ai siciliani che ci È ascoltano, vero. e portate un po' di calore a noi qui, insomma, polentoni freddi come... Beh, ma hanno avuto del bel freddo anche loro, Ah beh, sì. Sì, ha nevicato Sì. a Palermo, qui no, quindi... Esatto, quindi forse mi sa che si stanno invertendo le cose. Sì. Va bene Tantillo, io la farei concludere con un altro duo di poesie, poi continuiamo a fare il nostro dovere culinario. Giusto. E allora leggo questa. I tuoi silenzi e questo trucco sfatto, la collana arancio su questa vita in bianco e nero, segnano il solco su questa terra agra e secca, aratro di 1000 scelte tutte sbagliate. Effimero senso bucolico, come guardando un quadro antico, il campo a fine mietitura, il contadino stanco, un cane riposa nell'aia e la massaia impasta farina. La sera è vicina come la tua bocca, scoglio impervio su cui naufrago ad ogni sorso di vino. Bella. Grazie. Con cosa ci saluti? Con cosa ci Saluto saluta? con questa che si è aperta a caso, quindi penso che voglia essere letta. Il riposo delle cose mi pacifica. Sono certa che il vostro stare senza fare, senza dire, sia come il mio vivere, dicendo, facendo e disfacendo. Il riposo delle cose mi programma l'attesa ed io, nel vostro tempo assente, mi aspetto. E su questa vorrei dire 2 parole, perché Sì. questa l'ho scritta un pomeriggio mentre ero nella mia bellissima casa di Scalea e Sì. guardavo i mobili antichi di mia nonna, guardavo questi divani, uno specchio tutto rovinato, però insomma quelle corone d'oro, quelle cose tutte lavorate, intarsiate con quelle foglie. E siccome ero prossima alla partenza, stavo mettendo via tutto, no? Quindi stavo coprendo i divani, stavo togliendo tutte le suppellette, le cose per preparare la casa a questa lunga chiusura per tutto l'inverno. E mi sembrava che tutti questi oggetti si mettessero a riposo e il loro riposo mi dava una sorta di pace. Era come se anch'io trovassi entrassi in una specie di letargo così, che pacifica, che mette un po' a posto tutto. Bellissima immagine, anche se un po' malinconica, però sì, bella. Molto malinconica, Sì. perché quando io devo andare via da quel posto sono sempre estremamente triste. A me capitava più o meno la stessa cosa quando andavo nella più vicina Emilia Romagna, quando andavo a fare le vacanze con i miei genitori. Andavo in un paese che si chiama ancora adesso Lido di Spina, Sì. vicino a Ferrara, in provincia di Ferrara, anche se non ho mai capito, è più vicino a Ravenna ma in provincia di Ferrara. Vabbè, questa cosa non lo capirò mai. Però ecco, mi ricordo che quando mio papà e mia mamma mettevano questi teloni, no, che coprivano il vecchio televisore della Miva in bianco e nero, rosso, è vero. E quando coprivano anche i fornelli, lasciavano aperta la porticina del frigorifero e insomma tiravano giù le tapparelle, mettevano la zanzariera insomma a riparo,
Ecco, quando vedevo queste cose qui io già da bambino scappavo, nel senso andavo giù in cortile e li Sì. aspettavo in macchina con in mano il mio giochino preferito, e proprio per evitare di assistere a questa scena impietosa, perché Sì. poi fino all'anno dopo non sarei mai più sceso. Vabbè, abbiamo spento, cioè stiamo per spegnere le telecamere con una nota malinconica, però insomma Beh, ma siamo poeti, sai, anzi sei ci sta. poeta e sono, No, e sono anche cantautore, quindi anche lei è poeta, fa finta di niente. sono tutti, comunque apparteniamo a quella famiglia di persone che per scrivere devono un po' soffrire, no? Ma Se no a noi ci piace. a noi ci piace, ci crogioliamo nella malinconia. E va bene, allora se questo spettacolino insomma vi è piaciuto, condividete il video, iscrivetevi al canale, attivate la campanita, come dicono a Lodi, no, attivate la campanita e basta, vi aspettiamo alla prossima puntata del Coccia Tantillo. Buonanotte. Ciao. Ciao.